Amici, eccoci ancora tutti qua insieme. Vi ringrazio ancora per essere qui con Creativo Maugeri. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un bel like per me di iniziare a parlare, perché per me è molto molto importante e anche per i miei capelli, ragazzi. Allora ragazzi, oggi voglio un attimino riprendere un mio vecchio, diciamo, video. Tempo fa avevo appunto fatto un video per spiegarvi quello che facevo io per trasferire un'immagine su un pezzo di legno. Quello che facevo ai tempi, diciamo, era quello di fare una semplice stampa a specchio su un foglio di carta lucida e quindi poi metterlo sul pezzo di legno e quindi con una spatola, diciamo, mettere un po' di pressione e trasferisci praticamente l'immagine, l'inchiostro della stampante veniva trasferito sul pezzettino di legno che vi faccio vedere qui. Questo qui è quello che avevo fatto allora ai tempi, ok? Allora, nell'ultima mia creazione, i Fighters, io ho avuto, diciamo, un piccolo problema appunto per questo trasferimento di immagine. Ho, come al solito, fatto le mie stampe a specchio con la mia stampante, eccetera, eccetera, eccetera. Ho utilizzato la stessa carta lucida, i stessi fogli di carta lucida sempre in formato A4. L'unica cosa è che quando poi l'ho messo sul pezzettino di legno, ragazzi, non riuscivo a trasferire praticamente l'immagine. Potevo mettere tutta la forza che volevo io con la spatola, ma non riuscivo. Allora ho provato di ogni, ho provato a cambiare anche fogli di carta o di tutto, ragazzi. Però per andare avanti con la creazione, siccome mi serviva per forza, perché io quando devo fare appunto un'incisione preferisco avere direttamente la stampa sul legno, non su foglio di carta come faccio con le mie creazioni di legno, e siccome comunque incidendola dopo i segni vanno via, diciamo quelli che lascia la carta, e la carta, l'inchiostro appunto della stampa, quindi io adopero questo sistema qui. Siccome non sono riuscito a trasferire appunto l'immagine sul pezzettino di legno, ho provato a fare una cosa molto semplice che potete fare tutti quanti voi. Io ragazzi vi ripeto sempre, non voglio insegnare niente a nessuno, solo diciamo sono contento di essere qui con voi per farvi vedere quello che faccio io. Poi se magari qualcuno gli piacerà, magari lo può diciamo adottare come sistema per trasferire appunto l'immagine sul pezzettino di legno. Una cosa semplice che ho fatto è stata quella lì di continuare a trasferire l'immagine specchiandola sempre nella carta lucida che vedete qui. Ho fatto sempre il mio nome, ok, è a specchio ragazzi, quindi praticamente l'inchiostro sarà da questa parte qua. Allora io diciamo l'ho stampata. Ora siccome io non riuscirò, anche mettendo forza diciamo con la spatola, a trasferire la stampa sul pezzettino di legno, quando ho fatto appunto la creazione Fighters, io diciamo, ho ripassato tutte le linee che vedete qui nella mia scritta salvo con una semplice matita. Allora potete utilizzare semplicemente o una 2B, spero che si riesca a vedere il codice, o se volete magari un po' più morbida è la 7B. Però ragazzi comunque dopo vi farò una prova per farvi vedere la linea diciamo di tutte e due per metterle diciamo in paragone. Però ragazzi io l'ho fatto ai tempi con la 2B, viene benissimo lo stesso. Quindi io andrò a ripassare tutte le linee, andrò ad appoggiarla sul pezzettino di legno e poi con una semplice spatola andrò appunto a trasferire la mia stampa sul pezzettino di legno. Allora io in questo caso qui ho continuato a specchiare l'immagine o il nome, come volete un attimino voi, in base a quello che volete stampare e come volete trasferire sul legno. Diciamo che in questo caso qui è la stessa roba ragazzi, perché comunque o da una parte o dall'altra si può ricalcare, diciamo, si può ripassare la matita entrambe le parti come vi viene più comodo. Quindi in questo caso qui, anche se io non l'avessi stampata a specchio, sarebbe stata la stessa roba, perché comunque andavo a trasferire scusami, a ripassare appunto le linee dalla parte che mi occorre a me. Allora mi serve comunque la carta lucida, perché tutto ciò si può fare anche con un semplice foglio di carta. Però la cosa per me molto molto importante è quella di, diciamo, vedere dove si trasferisce l'immagine,
perché a volte mi capita in una creazione magari un po' più grande di dover evitare dei nodi. Siccome la carta, vediamo un po' più da vicino, siccome la carta è lucida, io riesco a vedere quello che c'è dietro la stampa, quindi io riesco a posizionare la mia stampa, che sia un nome, che sia un'immagine, che qualsiasi cosa, io riesco, se voglio evitare delle parti che non mi piacciono del legno, riesco a posizionarla nella maniera più corretta a me, che più mi piace. Che poi un'altra cosa molto importante, oltre a vedere appunto lo sfondo, il legno che c'è dietro, se io dovessi farlo con un semplice foglio di carta e stamparmi il mio nome sempre a specchio, perché non riuscirei a vederlo, quindi questo qui girato in un modo o nell'altro posso farlo. Se io dovessi stamparlo in un foglio di carta e ripassare tutte le linee, dovessi metterlo su un pezzettino di legno per, diciamo, trasferire l'immagine, oltre a non vedere se ci sono delle parti da evitare, quando voi andrete comunque con una spatola a mettere pressione per trasferire appunto l'immagine, la carta comunque si strapperà, si rovinerà, e si rovinerà appunto anche il trasferimento dell'immagine. Quindi secondo me la cosa migliore è quello di fare il tutto con un foglio di carta lucido, di carta lucida, che li vendono comunque in qualsiasi cartoleria in formato A4. Adesso io vi farò vedere come con una matita andrò appunto a ripassare tutte le linee. Cambierò inquadratura, così vi farò vedere più nel dettaglio, quindi a dopo. Ok amici, la parte con l'inchiostro è questa qui, quindi io andrò diciamo, a ripassare le linee da questa parte qui, perché questa qui è la parte diciamo, dove c'è l'inchiostro della stampante, quindi dopo andrò a ripassarle in questo modo qua. Quindi adesso vado a ripassare le linee queste. Prima di iniziare a ripassare la scritta salvo, volevo solo farvi vedere un piccolo, diciamo, confronto tra la 2B e la 7B. Vi faccio vedere le sigle. Aspettate che così è meglio, scusatemi. Ok, come vedete 2B e 7B. Adesso vado a cambiare il pezzettino di legno, vado piccolissimo, diciamo scarto, vado ad adagiarle al contrario e proviamo. Ok, come vedete con la 7B, adesso vedete perché è riflesso, viene un po' più scura rispetto alla 2B. Però se dovete fare comunque una grossa trasferimento di immagine, magari vi può lasciare più sporco perché la 7B è più morbida. Però come vedete, essendo più morbida, lascia di più la linea scura. Adesso iniziamo a ripassare la scritta salvo.
Come vedete adesso le linee sono tutte ripassate, ok? Quindi adesso io andrò ad adagiarla sul pezzettino di legno mettendola come voglio io, magari la vado a ritagliare, adesso vedrò un attimino, e inizierò con la spatola a cercare di rifarla, diciamo, trasferire tutta sul legno. A dopo. Allora ragazzi, siccome in questo caso qui voglio evitare questo nodo qua, anche se comunque questa qui è solo una prova per farvi vedere, io diciamo ho tagliato questo pezzettino di carta qua, questa parte qui, l'ho tagliata per poter metterlo così in diagonale, e da questa parte io adesso andrò a prendere due pezzi di carta nastro, come vedete un pezzo lo mettiamo da questa parte qua, ne vado a prendere un altro e lo metterò qua, in modo tale che man mano io che diciamo cercherò di mettere pressione per far trasferire il nome, io posso vedere effettivamente come, scusatemi, come si sta trasferendo diciamo il nome, la scritta, l'immagine. Ok, a dopo. Ok ragazzi, io il trasferimento della scritta l'ho fatta, credetemi che è venuta una cosa molto molto difficile, perché con l'inquadratura che era molto vicino, era molto dettagliata, ragazzi, voi non avete visto che fatica ho fatto con sti capelli davanti agli occhi, però li devo tenere perché mi piace questa acconciatura qua. Adesso vi faccio vedere quello che ho fatto. Eccolo qua. Allora ragazzi, io diciamo che tra virgolette ho fatto questo trasferimento qui in maniera, diciamo, non molto attenta, l'ho fatto in maniera veloce perché ho voluto solo farvi vedere effettivamente questo mio metodo per trasferire l'immagine. Però comunque se voi siete un attimino più attenti nel diciamo, usare la spatola, il lavoro sarà ancora meglio di quello che vedete qua. Poi ricordatevi sempre che un lavoro molto minuzioso, prendete una semplice matita e andate a ripassare i segni, diciamo, i punti dove non si è trasferito effettivamente il segno come volete voi. E ricordatevi anche che oltre a ripassare i piccoli dettagli come più vi piace a voi, quando voi finite la creazione, il trasferimento dell'immagine o la creazione, che sia fatta con il traforo, che sia fatta con l'incisore, eccetera, eccetera, è molto semplice da poter cancellare con una semplice gomettina, ragazzi, per cancellare la matita. Ok, ragazzi, spero vi sia piaciuto questo mio, diciamo, metodo di trasferimento che ho evoluto rispetto al mio vecchio video. Non so se effettivamente è colpa anche dell'inchiostro, perché ragazzi io compro sempre lo stesso, della stessa marca della stampante, che non voglio dirvi, però comunque la mia stampante è un oggetto di inchiostro, io compro sempre lo stesso, però se mi cambiano diciamo la composizione appunto di quell'inchiostro lì è diverso da magari da quello che compravo prima, quello non lo saprò mai. Quindi ho trovato questo sistema qui che effettivamente mi ha risolto il piccolo problema. Spero vi possa essere utile anche a voi. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale YouTube e ci vedremo per il prossimo video. Ciao ragazzi!